Bella boys, come andiamo? Quest'oggi andiamo a fare una bellissima analisi del primo match, come potete vedere nel titolo, il primo match di Shroud con i Sentinels. Penso il primo match competitivo di Shroud in realtà su Valorant, quindi sarà molto interessante andare a vedere un po' le giocate di uno dei più grandi streamer attualmente in circolazione. E niente, intanto che aspettiamo che come al solito arrivi un po' di gente. So che questo è un orario un po' strano rispetto alle mie live. Di norma, intanto sta passando l'ambulanza, di norma so che appunto facciamo queste live molto più sul presto. Scusate l'ambulanza. Però come al solito mentre aspettiamo io vi ricordo di insomma spammare i vostri amici di Ranked, questa live su Telegram, su Discord eccetera, così da fare in modo che siano presenti quest'oggi, va bene? Purtroppo so ragazzi che queste live qui vengono fuori sempre all'ultimo, è difficile schedulare purtroppo per me dei giorni precisi, perché dipende molto anche dalla mia schedule, dalla mia necessità, anche dalle partite che voglio andare a vedere, perché inizialmente volevo andare a fare l'analisi della finale del Master, però poi ho detto cavoli, stasera, cioè ieri ieri sera avrebbero giocato i Sentinels contro le Guard, primo match di Last Qualifier americano, ho detto beh, perché non andare a vedere questo match che è appena uscito, no? E penso che sia stato un match molto interessante. Io purtroppo non l'ho visto moltissimo, ho visto tanto delle ispezioni, ma oggi andiamo a vederlo proprio nello specifico, va bene? Allora, adesso sto prendendo un secondo una partita e direi che possiamo già andare direttamente in game, cioè in game, in video. Hard time with new comps, in game. and they went back to their old comps and still struggled. You want adaptation? Then why did we head to Breeze? Because this map has been quite stale. However, Sentinels is pulling flex onto the fade. So much right-left swing. Molto figo questo deck do the same che thing hanno. if you decide non-rotations. Over to that duelist on that role, and if there's a map to do it, if there's a map to run the duelist list, I think it makes a lot of sense on Breeze. So I'm excited to see what they have prepped. Really curious. Riv, this is one of those games where I'm super excited about because you talked about palpitations. I have sweaty palms. I think I'm more excited to watch this game than I was watching the Masters 2 in Copenhagen between these two teams. Is it a simulation? Are we in a movie? The script is perfect. I cannot wait for this game to play out. There's so Tra l'altro, giusto per vedere un secondo come sono andati gli altri match quando hanno giocato le Guard contro i Sentinels, se hanno mai giocato contro, ma penso di sì, fatemi vedere. Vuole guardare VLR un secondo? Avevano giocato nello primo split di Challengers e avevano vinto le Guard 2-0. Tra l'altro penso anche abbastanza schiaccianti, sì. Sì, perché avevamo vinto 13-6 e 13-1. Sì. Comunque qua in chat state già belli che dormendo, devo dire. Ah, ecco qua, ciao Mini. Va bene. Allora, io partirei prima dalla prima mappa, anche se in realtà sono mappe molto lunghe, molto combattute. Si va su due mappe su tre si va agli overtime. La seconda mappa, che in realtà Ascent viene vinta non in overtime ma 13-10 se non sbaglio dai The Guard. Comunque è stato in generale un match molto close e penso che sicuramente i Sentinels abbiano lavorato molto e che sia un nuovo team.
Però ovviamente ci vuole ancora un bel po' prima di arrivare allo stesso livello comunque di team che stanno lavorando a questi livelli, a questo ritmo da mesi. Perché alla fine The Guard hanno già dimostrato più volte, anche avendo ha vinto il primo split di Challengers, che insomma sono un grande team. Ciao Preyas. È brutto sperare che Sentinels non partecipi ai Champions. Beh, ormai siamo abbastanza abituati a non vedere i Sentinels da nessuna parte, quindi in realtà non è neanche così tanto brutto. Certo, dal mio punto di vista non sarebbe male vedere Shroud giocare ai Champions. Questo sarebbe molto molto figo. Però oggettivamente non mi sembra che... Boh, dipende in realtà, bisognerebbe vedere un secondo il bracket, ma comunque adesso concentriamoci sulla partita e vediamo in realtà nel concreto a che livello sono i Sentinels e come giocano anche le guard, va bene? Allora, andiamo subito a fare l'analisi, come al solito, delle composizioni. La cosa principale che mi vorrei concentrare molto è la comp da parte dei Sentinels qua. Decidono di optare per un triplo initiator con Dapr su Fade, Kaio, Sova. Quindi niente Sky, giocano col triplo initiator, quindi senza un full release come una Jet. Mentre le guard, dalla loro parte, invece, optano per giocare Kaio, Sova, quindi sempre niente Sky. Quindi probabilmente già questo è un indice di quello che ci può far capire che in questa, cioè nelle regioni americane in realtà la Sky, soprattutto su una mappa come Breeze, non viene usata, ma viene usato molto di più il Keio, anche perché comunque Keio, sappiamo bene come in altre mappe, come per esempio Ascent, funziona molto molto bene. Prima erano inguardabili, ora sono guardabili per i ciechi. Attenzione, Varys. Io ho visto solo Trend mettere palle in testa a tutti. Non giocano mai il duello i Sentinels. Sì, vedremo. Nel senso, io non ho visto le altre mappe. Infatti, comunque, su Ashen, vabbè, dopo vediamo le comp. Comunque, grazie per l'info, Various. Comunque, i The Guard invece vanno a giocare con Saya Player sulla Jet. Quello che vorrei dire è che su una mappa come Breeze, secondo me, la Jet funziona bene, funziona molto bene, perché comunque... cioè, il discorso è che in realtà non mi viene in mente un altro personaggio che potrebbe sostituire la Jet, a meno che non va appunto a giocare un triplo initiator. Non puoi giocare sicuramente la race, una mappa come questa, non puoi giocare, non so, altri... Boh, sì, puoi giocare Neon, l'abbiamo visto più volte, puoi fare quei pick esotici, no? Come Yor o Neon, che abbiamo visto anche ai Masters, però se devi giocare standard, sicuramente la Jet su una mappa come questa funziona molto bene. Non puoi optare per il duelist meta che è il Raze. Sì, però Neon e Yor sono più pick esotici. Cioè vanno un po' fuori meta, diciamo. Però si può fare. Strano che nessuno abbia optato per Sage. Sage su Breeze. Yellow. Stai trollando, vero? I'm not sure about it. Ciao Filippo. Bringing to the table, the guard has revitalized, and we'll get to see now as the death Tu vuoi male a te stesso is perché saying the guard back on perché vado ad analizzare questo game. composition tens on that chamber. Tranquilli che poi anche partite degli OG London United le andremo a portare settimana prossima, tranquilli. G2 London United si porterà qua. Finalmente si può analizzare London United qua in live, raga. And Shroud in on the controller position. Sage più Breach ci piace, mi piace joYnt, sì. For Sentinels here, we'll get our first round of Breeze. Allora, scusate un secondo, che cazzo di messaggi mi arrivano? Ok. Va bene. Salva il wall per il retake, esatto. Poi c'è la stun, c'è il breach, con la stun, con la flash, vinci tutto, no? Un heal fa sempre comodo che sia Sky che sia Sage. Il meta competitivo in questo momento non richiede l'heal. Avere heals non è necessario. Ciao Vipera, come va? Vipera Vongola, bellissimo. Vivi ti chiamerò.
Comunque andiamo a vedere cosa vanno a fare i Sentinels qua in attacco. Allora i Sentinels sembra che vogliano splittare su A. Come potete vedere vogliono splittare un 3-2 probabilmente. I ragazzi dei guard invece quello che vogliono fare, stanno lasciando allora anchoring il chamber con il TP verso bridge, quindi a fightare con i ragazzi su tunnel. Abbiamo due player dei guard che vanno a puntare verso tunnel in questo momento. E poi invece interessante il fatto che vadano a mettere la trappola su B con Viper e Sova che vanno a giocare verso connector. Quindi probabilmente vogliono focussarsi più che altro sul mid e lasciare il B main con questa trappola. Quando porti London United posso flammare un po'? Beh, dipende a che livello di flame. Ciao It's X-Ray. Vedete qua vanno avanti, arriva l'Arrow per spottare mid, va bene. Qua stanno splittando, ma la cosa interessante è che qua i player dei Sentinels, i due player dei Sentinels non sono ancora pushati, stanno aspettando forse una reaction da parte dei player dei guard, mentre, cioè quindi il loro obiettivo è, ok, adesso showiamo presenza sul main, anche con il drone, e poi i due player qua cercheranno di reagire su quello che potrebbe succedere da parte dei guard. Vediamo un po' cosa succede però. Lo kickano Hype? No, non penso proprio. Ma ragazzi, Hype è un grande player. Ok, andiamo a vedere un secondo quello che succede. Vedete come? Ritorniamo qua. Cos'è che succede? Appena qua arriva il drone, qua Net viene spottato, deve tippare via probabilmente, sì. E nel momento in cui tippa via, adesso loro hanno informazioni su qua. Hanno lasciato la trappola qua su B-main, quindi sono tranquilli. Cosa decidono di fare i due player dei guard? Decidono di ruotare verso CT. Allora, analizziamo un secondo questa cosa. Ragazzi, state spammando un sacco la chat però, Da che siete tutti in silenzio adesso iniziate a dire un sacco di cose e non si capisce più nulla. Che toxici siete però, Comunque, facciamo un'analisi molto importante di come si ritake qua su Breeze. Allora, la cosa importante è che quello su cui mi concentrerei è che i due player che erano in tunnel adesso sono full pushati behind. Quindi, per questo motivo, avendo questi player tutto dietro, quindi avendo un fast flank su A, quello che mi viene da dire è perché inizialmente pensavo, boh, Viper e Sova in teoria perché vanno a fare retake? È corretto che facciano retake da CT? Perché in realtà, se questi due player qui fossero già in CT, allora i due player qua che erano verso connector non avrebbe senso che tornassero su CT, ma dovrebbero avanzare e prendere il mid control. Ma in questo caso, perché ci sono i due player che sono in tunnel, allora questo tipo di reaction è buona perché loro devono avere presenza CT, quindi avranno 3 player CT e 2 player col fast flank. Io di solito per i retake faccio 5 KS e poi diffusi. Dai, Varius, smettila. Stupido. Ragazzi, dovete smetterla con queste robe. Siete proprio stupidi, oh. Siete incredibili. E vedete come qua adesso in realtà stanno giocando molto bene perché in questo caso i player che si trovano su CT, vedete anche Net, qua stanno giocando molto passivi, li stanno facendo prendere tutto spazio. E adesso i due player delle guard sono pronti a lurkare instant dietro. E probabilmente arriverà anche un qualcosa da parte dei player su CT per mettere pressure su side. Cosa potrebbe arrivare? Beh, sicuramente penso che abbiano che cosa? Beh, hanno i dart di trend, quindi insomma qualcosa potrebbero avercelo. Il Sova, l'Arrow non penso che ce l'abbiano. Hanno già usato pure in mid. Però vedete? Adesso però qual è il discorso? Se i player che sono qua in CT non si fanno vedere e non mostrano presenza il più velocemente possibile, i player che si trovano dietro a flancare verranno spottati instant. Perché immaginate voi siete gli attaccanti, no? Pushate sul site,
Gli avversari vi lasciano tutto lo spazio su site, stanno giocando retake. Che cosa significa? Soprattutto in pistol, ma in generale. Che se gli avversari stanno giocando retake, probabilmente avranno un controllo di mappa da qualche altra parte. Il gap in mid non c'era, perché comunque i due player in mid sanno che clear mid. Quindi si potrebbero aspettare un bel gap, un bel push da back. Questo può essere più fast, la reaction sul guardarsi dietro, focussarsi sul dietro, arriva più fast se i player in CT non mettono abbastanza pressure. Se adesso i player in CT si fanno vedere, allora i due player back avranno più spazio di manovra. Make sense? Anche per quello, Mike, certamente. Sanno che comunque c'è un gap. Sicuramente qualcuno controllerà adesso back, ma un conto è una persona che controlla back mentre stanno plantando, un conto è avere 3 persone che controllano back perché sanno che su CT non c'è niente. Vi torna come concetto, ragazzi? Wanted to play Jet through this map pool that we see here as they encroach onto A, slowly scaling. In sostanza sto dicendo come faccio a fare in modo che due player back non vengano instant, cioè che non venga instant spottato un possibile push da dietro. Devo fare in modo che questi player si facciano vedere e gli avversari siano concentrati su di loro. Oh, ci sono 3 player CT, 3 player CT. Ma se nessuno dei player in CT si showa, allora loro potrebbero dire ok, non c'è niente CT, probabilmente stanno facendo un fast flank da tube, visto che è l'unico gap. In. They could, but still, the chamber's there. What will he be able to do? Vedete, adesso arriva il dart da parte del Sova. E adesso arriva questo retake. Buona qua la flash da parte di JP. E buono qua anche il pitching da parte loro. Qua doveva stare fermo però JP. Ha un po' trollato lì JP. Sì, secondo me la cosa principale qua, se dovevamo farlo meglio questo retake, sì, non doveva ripiccare, ma se devo rispiegare il retake qua, cosa è sbagliato, ve lo faccio vedere. Cioè come avrei appoggiato questo retake in modo più forte. Io, prima di andare a piccare da dietro così, avrei fatto giocare i player da CT. Io qua sarei stato, visto che tanto hanno appena plantato, no? Avete un sacco di tempo. Io avrei fatto giocare i player in CT. Probabilmente avrei aspettato JP e sai, i player avrebbero dovuto aspettare qua per un possibile push, cioè che magari qualcuno riprendeva il main. Ma i 3 player in CT dovevano giocare prima, prendere il primo contatto e poi loro rigiocare da dietro. Comunque, in realtà, le kill sono state fatte. Qua JP, l'unico problema è che, vedete, qua c'è un problema a livello di fondamentale di gioco. Saya player swing a destra mentre c'è JP che si sta facendo le no, mi dissocio, che si sta guardando il muro a sinistra. Quindi già qua c'è un problema di fondamentale di gioco, perché due player stanno facendo due cose diverse. E poi subito dopo JP che vabbè fa la prima kill e poi per qualche motivo decide di continuare a swingare e non far giocare i propri compagni che sono in 3 da dietro. Insomma, quindi sì, c'è un problema macroscopico di gioco che secondo me, come ho detto, dobbiamo far giocare prima i player in CT. E poi invece gli altri problemi, appunto, i player dietro non hanno giocato dal flank, non hanno giocato bene insieme. Che chiamolo. Dovrei fare un team, creo un team e faccio il team, però con una clausola che ogni volta che sbaglia un fondamentale di gioco viene kickato. Quindi praticamente finisce che continua a kickare ogni settimana, kick un player diverso, probabilmente. Però potrebbe essere un buon incentivo, Beautifully played. The triple initiator composition requires a lot of the members of Sentinels to be together, to work as a team. You don't have somebody that's dashing forward, that's gaining the space. When those flashes go out, forse gli altri tips dovrebbero prendere 10 euro di multa. Shroud's wall. He picks up the first blood. You can write it better here, and they do take first round. It is going to be. Ma allora divento ricco, Nick.
a Marshall for Saya player here in the second round. We'll see if he can get anything. Va bene, anti-eco da parte dei Sentinels che vanno, penso, a giocare molto lentamente in mappa. I player delle gare mi sembra che stiano concentrandosi su sul mid, su elbow. Anyways, in a Sì. perfect map to bring that out too, but he's actually using it more towards the A hulls. Meanwhile, where we do have pressure from the defenders is a 3 stack from the guard. Va up bene, here Filippo. towards the tunnel, and it did Dopo match ti a passo la little mia bit mail, of control from business utility mail, from ok? initiators. While we have also a push coming out from Net, who does get spotted, does get picked for a bit, down to 40 HP, and now falling back. Little 3-man test, making sure they can at least trade if they do go for one. Oh. Dapper, you see Dapper on the peak there, but Guarda come it stanno also has a bit saccando. of an anchor coming from 10s. And Sentinels have always kind of played that unconventional. It was Sick on Sage or Dapper on something else on the controllers to get Ooh. their engages, to be their duelists. Sentinels have always had a different style. And the triple initiator as well leads to a style where you can play straight to protocols. You don't have these set strats. Stai dicendo Now it X-Ray? seems to lean towards B. The Mi guard fa has ridere this come quite continuano a right muoversi offensive. nella mappa i player delle guard Triple initiator in allows eco. us to play a little bit more slowly, but Ma mi look at sembrano that. molto confusi anche i Sentinels. Non so cosa stessero facendo. Adesso aspettano le loro abilities. Ci sono dei player da dietro. Guardate che non ci controllano neanche. Madonna. No awareness da parte dei Sentinels però, L'anti-eco sarebbe meglio farlo tutti e 5 del team oppure solo uno o due player. In che senso? Non ho capito. It's gonna be impossible for Saya player to try to win this 3v1 with only a Marshall. If he can hit a few through the smoke, that would have been fantastic. Ma meno male but it looks like he che will get tornano in Italia. contact. And even a far rotation off here by Shroud to make sure. Finora mi sembra che abbiano un po' di problemi, secondo me. Great damage by guard. Second round Ma is scusate un secondo, ma se io tolgo la luce da qua, anche se mi vedete peggio. So they can get themselves into this bonus round. It might be a little bit of a back and forth by maybe Tens of the Dai, Spectre. sì, He might just facciamo go full così. headhunter here, and it looks like he will do that. Così fa anche meno caldo. Guard Con la have luce lì tried to push invece. on to B. They played Saya player towards a Marshall for that Ma round. cosa state so dicendo? hoping he can Quanto get the blade spammate la storm chat soon. quest'oggi? Oh, fatemi vedere. Forza Borussia. Strat December. The Desire del mio team con joYnt. Desire cercano 3 player italiani. Sam Dark, David P. Sì, state parlando di Desire, sì. Ma io sapevo questo molto prima di voi. It doesn't look like an operator will be in the future with the economy just yet. Allora, And we'll see what they do now as they spit Saya player over towards A. esempio, se vince un round piece, sarebbe considerabile che tutti e 5 del team comprano Spectre scudi oppure solo i duellisti? Allora, in realtà questa è una domanda interessante. Adesso ho capito meglio X-Ray. Allora, c'è da dire che c'è un buy preciso che fanno spesso i... come si dice? I fan plus Phoenix, dove in 3/2 comprano il second round, comprano le armi. Come forse hanno fatto anche i Sentinels, vediamo. No, qua i Sentinels più o meno. Alcuni hanno comprato, altri no. Ecco, questo buy qua, in realtà, allora, per farlo in breve, alla fine la cosa migliore secondo me sarebbe andare a comprare full, insomma anche Spectre basta. Però in realtà c'è anche un buy che tu puoi fare, che è quello dei fan plus Phoenix, dove tu vai a comprare 3 armi lunghe nel secondo round, 2 o 3 armi lunghe, gli altri player giocano con le pistole e fai praticamente in quel round lì, nel caso vai a far sacrificare i player con le pistole, così poi il round successivo avrai praticamente 3/4, a volte no, 5 no, però 4 rifle con cui giocare il bonus round. A volte vanno anche, se ce l'hanno, vanno anche 3 rifle, Filippo. Dipende molto. Thanks for the follow. Ma mi è arrivato un follow sul mio canale di Twitch. Grazie mille. Però ragazzi, se dovete mettere follow, non mettetelo soltanto sul canale di Twitch. Ma ovviamente io colgo l'occasione per spammare anche i miei canali social. Esatto, anche quello. Sì, anche su Pornhub, esatto. E OnlyFans. Comunque, torniamo a questo bonus round.
Bonus round da parte dei Sentinels, che decidono di optare per andare a giocare un fast split su A, a quanto pare. Come vedete anche la trappola del chamber ci indica quello che vogliono fare, vogliono andare di nuovo fast su A. Mentre qua i ragazzi dei Guard, la loro opzione adesso che cambia rispetto a prima, è che vanno a mettere principalmente il chamber net non più su A, ma adesso su mid. Come vedete sta giocando in questo fangle su elbow. La trappola la vanno a mettere in tube, e Keio e Jet vanno a giocare su A. Keep an eye on net towards mid and how much coverage he can control with this move towards A for Sentinels. They can again do anything. Qua arriva questa flash di nuovo con il drone. Va a cancellare il drone con questo knife. Jet si fa a prendere il Keio orb. Continuano a lavorare in tunnel. Guardate quanta pressure. E quindi adesso giustamente cosa va a succedere qua? Aprono la porta per mettere la pressure, ma in questo caso non devono però piccare probabilmente. Invece qua vanno direttamente a piccare. Vediamo, ah, ok, gli è arrivata all'arrow per pulire quella parte lì. Cosa è successo qua? Fatemi vedere. Ok, secondo me la cosa qua che è sbagliata, sto cercando di capire, che loro swingano, ok, fanno questo movimento qui, si concentrano sul player qua in container, ma secondo me una volta che apri la porta, invece che swingare sulle stairs ed essere, tra virgolette, un possibile bersaglio anche da bridge, secondo me apri la porta, e aprire la porta dà un timing ai player in main per fare la kill su main, insomma. E secondo me loro, invece che swingare dalle stairs, dovrebbero rimanere dalla window e cercare di fare kill da safe, insomma. L'aspetto non era too much in tipo, ma penso che volesse mettere pressure principalmente. Sì, qua secondo me lo swing così è stato un po' troppo. Però comunque c'è da dire comunque, ragazzi, che hanno giocato, cioè questo era un bonus round, quindi insomma hanno tirato via un po' di armi. 1-2. Tens may look to get an orb here in halls. Get that tour to force online. See how they play this. Spike is down. Ora tornano a giocare sempre con Keio e Jet su A. E i Guard, scusatemi, i Sentinels adesso vanno a fare una default. Come vedete fanno controllo di bridge. Tra l'altro loro sono, vedete, avevano fatto il bonus, ma qua da pretenze non hanno armi. Interessante. E adesso li pushano. Guardate che timing, mi sa che l'ha visto. Vediamo se se lo aspettano. E adesso ripusha. Mi piace qua la proattività da parte dei Guard, che non stanno mai fermi ma continuano a riprendere formazioni. E qua bellissimo questo positioning qua. Vediamo se se l'aspetta. Zelsis se l'aspetta. Bravo. Bravo Zelsis. Molto bravo. Receiving and reading the guard. Si vede l'esperienza di Zelsis. Sentinels have seen 2 pushes, right? Already. That B push on second round as well as elbow that came in late to the second round. Adesso entrano su site praticamente in 5. Vanno a spottare Net che si fa una kill 2v3, a parte l'ultimo di Viper, il Shroud e Jet che sta andando da dietro. Che ha fatto, sai? They know that he's playing towards the back of the site, speaking of Sentinels, so they play a little bit more passively inside that pit. Yeah. Dapper watching the back end. Could be an easy round coming in. Oh, okay, never mind. Make it a duel for Valley. Looks for the second one. There at the hallway towards the guard here. Fatemi vedere where qua. all the kills are. There's another kill towards their side. Kill already happened. Another kill back. AC guard slowed down. Purtroppo, come vedete, quell'angolo lì non è dei migliori. End of hallway towards their side. Perché vedete che come
qua Zelsis vede prima Trent, considerando l'ampiezza dell'angolo in cui sono. Quindi in realtà secondo me Trent, invece che stare qua a holdare in questo modo, secondo me dovrebbe giocare tutto attaccato sulla destra, crociato, invece che giocare così wide, oggettivamente. Però bisogna vedere un po' questo angolo come funziona. Like, look at where all the kills are. Sì, Both sides getting, they're learning in these rounds. prossimo round tornano con il Chamber su A. Questo in realtà è un eco, quindi vanno a giocare anti-eco qua i ragazzi dei Sentinels. Continuano a giocare molto slow, a controllare la mappa. Still rotting here for Sentinels, looking to see if we still once again have an aggressive push. Indeed we are, but it's on an extremity on the A side, as you see Net lurking up towards the cave, and everybody playing very passively back towards spawn. Shroud looking for the jiggles, and the initiators are looking for control on mid. The extremities from the guard here as much as they can. Net firing a few off, looks like the iron sight was not vediamo, sto cercando di valutare un secondo, sono molto lenti i ragazzi dei Sentinels e Threat. Secondo me sono anche un po' confusionari, oggettivamente. È vero, stanno vincendo, ma... slowly moving again in this death ball. E guardate qua il movimento da parte di Guard, nonostante siano in eco, comunque guardate come muovono compatti e reagiscono a quello che sta succedendo. Vabbè, qua c'è un eco. When you have such good utility for Sentinels to flush everybody out. Nothing to actually counteract as well, because we did have the null command now. E comunque non è male, Fair, in realtà si sta giocando contro un eco alla fine. Poi finisce sul site. Qua lì hanno sbagliato a muoversi, lì si è fatto piccare come potesse swingare. Push on one side of the map tells you a lot. Lo fanno sempre? You know, there might be another push, but chances are you have a read the wall when they do right now. That was the bone, or that was the save-ish for the guard, right? So, of course, Sentinels are going to take the long-range firefight. The aim has been on. You see everybody getting a piece of the pie right now. Ultimates have already been used to secure a few rounds for Sentinels. We saw a very early Viper's Pit from Shroud that allowed them to secure a few, and we're back to a bit of a sorted round. Tour de force here for Guard. Yeah. We do have armor for them, though, so let's see if they can get themselves back. Insomma, i soliti Sentinels, no? Ora c'è questo controllo di mid. Tag anche l'altro. Povero Zelsis. Questo round qua, quello che è successo in questo round qua, male, L'altro secondo me l'ha trovato un po' Shazam a mettersi a dronare così. Great job by the guard. Beautiful find by Trent. Bravo Trent che gioca passivo. Guardate come giocano un po' tutti passivi per informazioni. Anche se devo dire, ok, a parte qua Net che c'ha l'operator ovviamente, però devo dire che, cioè, guardate la differenza rispetto a un team tipo, io non so, mi viene in mente i Fan Plus Phoenix oppure i Fnatic. Cioè, ditemi, guardate la minimappa e guardate cosa stanno facendo i player dei The Guard. Guardate la minimappa, dalla minimappa cos'è che stanno facendo i player dei Guard? Ma non è tanto il discorso che sono full cagati, Ricky. Non si muovono. Stanno giocando, non stanno giocando per info. Stanno giocando tutti solo, vedete? Solo e solo. Questo è quello che stanno holdando, ok? A parte Net che ovviamente c'è l'operator, il resto del team sta giocando tutto a holdare un angolo invece che giocare per informazioni. No, la posizione passiva così ci sta, è già un vantaggio, sei 5v4, non mi dispiace giocare così. Ma il problema è che non puoi giocare così solo posizioni holdando, perché poi se gli avversari ti swingano, tu stai holdando, cerchi il fight e muori e hai perso il vantaggio. Trent al dart perché non gli serve adesso, ha appena fatto la kill.
Io oggettivamente qua non userei il dart. Io qua il dart lo utilizzerei poi in un momento, per esempio, in cui so che potrebbe essermi utile. Per esempio, quando stanno arrivando gli avversari, tiro un dart, magari faccio fightare i miei compagni con il dart. Ma comunque qua il problema principale rispetto a un team, se voi andaste a vedere una situazione di 5v4 da parte dei Fnatic, per esempio, i Fnatic in un 5v4 non te lo giocano il dare i posizionamenti solo, ma te lo vanno a giocare giggle piccando, giocando per informazione, non per fightare. The double up, like you said. Buono qua. Buono qua il jump pick da parte di Tenzo per baitare il colpo a Net. Net qua deve tippare. E qua arriva subito il retake da parte dei ragazzi di Legard. Arriva anche il wall. L'ha messo adesso, no? Il wall sì. Stanno wall per retake, va bene. Qua Tenzo decide di overpiccare. Buono lavoro da parte di Net. Qua sei a player un po' da solo da mid, ma Tenzo arriva al retake. In teoria dovrebbe essere un buon retake per Legard. Tenzo fa la kill, ma dai, continues to be a perfect retake for the guard to make it 2-4 in favor of Sentinels still. Oh, quad coming to guard. Nicely done there. Guard did suffer quite a bit there. Ha vinto il round, però decidono di chiamare il timeout. Being planted, they're still planting. Interesting moment with the side getting the Hunter's Fury and double up on both ends. Now that you actually lose the duel de force, will you try to go for a double up again? Because you haven't shown that hand yet, and they are going for it with Net going for the operator this round. And that again kind of Charlie Mike. I wouldn't say reaffirms a retake. You want to get a first pick because it all. E quindi cosa vanno a fare di swap? Allora vanno a mettere la Viper su A main, a ultare, va bene. Adesso Chamber sempre su B main, come round prima. Con Keio che lo supporta. E Sova continua a lavorare su tunnel. Viper's Pit's gonna stall out an A hit here to start things off, but again, e questo mi sembra lo stesso split di prima, solo che adesso sono in 3 su A main. Qua Shazam c'ha sia l'AR che il drone. Adesso va a dronare per cercare di forzare fuori la Viper. Adesso arriva l'open della door. E questo di nuovo lo stesso discorso di prima. Qua secondo me non dovrebbero neanche swingare, e invece qua swingano. Allora, questo secondo me deve essere un'idea importante che ai Sentinels manca, secondo me. Questo qui è, cioè, segnatevelo bene perché è importante. Quando si gioca ad aprire, insomma, porte, usare TP, eccetera, anche su bind, c'è una meccanica molto forte di gioco, che è letteralmente quella, semplicemente, che voi potete aprire o prendere un TP senza però andare a fightare. Immaginate se... Per esempio, immaginate questo. Immaginate se adesso la Viper viene forzata fuori, ok? E loro adesso mettono focus, come si dice, mettono pressure su tunnel, aprendo la porta. E non so, usando anche questo, le utilities, insomma, ma senza piccare. Loro lasciano Saya Player focussato su questa parte qui della mappa, quindi su door, senza che però loro muoiano. E nel mentre il resto del team può fightare da solo la Viper. Quindi vanno a mettere soft pressure da tunnel, ma senza swingare. Qua, secondo me, lo swing da parte di Dapr è abbastanza un troll. E questa è già la seconda volta che succede. E poi qua letteralmente stanno giocando, non so cosa stiano facendo sul main. Sono in 3 e mi sembra però che stiano giocando tutti solo. Cioè, guardate cosa stanno facendo qua. Perché Zelsis è dentro alla ultimate mentre i suoi compagni sono fuori? Stiamo scherzando? That lands the first kill on the Dapper. Valen answers back onto the A main 2, holding the... Varys. Ma no, ma perché forzare l'entrata della Viper Ultimate ancora un minuto? Ma perché quello era il loro plan. Non mi dispiace seguire quel plan lì, soltanto che devono farlo un pochino meglio. Non possono
avere una persona dentro la Viper Ultimate e altre due no. Cioè, cos'è sto schifo? The recon dart comes out and Mentre has sono a in tre spike lì. down as well. But we are trading back. It's Shroud and Tens back with a 1-1 of their own. An advantage coming in for the guard as the recon dart comes out trying to flush out Shroud, bringing out a poison orb and is getting sprayed at the same time. Tens goes for a Arriva il plant. plant su Tens. Shroud si fa un'altra kill. Oh, he gets the frag! Oh my gosh, almost Dente evens non it è up. dei It's the migliori. operator for Tens, it feels like comfort. It feels like, oh, and there's one shot onto net. Van Silly, it looks so much better at a 2v1. Well, now it's Tens, or Trent, should I say, on the clutch. A 2 versus Tappala. 1 does have the Aljon to work with. Niente. Who better than Trent to try to go for this clutch right here? But the re-lurk is coming. Aveva già usato il drone. Sì, non mi dispiace questo in realtà Zanzibar. Oggettivamente non ha... Allora no, in realtà devo dire questo. In realtà comunque avere la fade... Il discorso è che qua secondo me loro non si aspettavano l'ultimate di Viper. Cioè, se potevano aspettarsela, considerando ce l'aveva all'inizio. Però oggettivamente la fade in realtà da Tube non è malissimo. Però ecco, se tu ti aspetti una Viper che ti ulta al main, forse avere... i dog insieme al drone è un modo migliore per stoppare, cioè per forzare gli avversari. Oh my gosh. Comunque qua va a tappare, ma secondo me è già troppo lento. Shroud qua va a giocare per primo. Vedete? Cosa sta facendo qua Shroud? Boh, cioè nel senso qua mi sembra meccanica di gioco veramente... Cosa sto vedendo? Ma raga, cioè, nel senso... Questo è l'esempio lampante di come uno streamer che ha anche centinaia, milioni di followers. Perché qua swinga? Perché swinga così invece che jump piccare e jiggle piccare? Stai trollando? Potentially have a double swing. The first peek out the headshot to Shroud, but he's still looking back towards the doors. We still have an opportunity here for Tens to move back up. Comes in for the op kill for the mid doors, and that is a 2-on-4-1 by Around for sure. 5-2. Round che hanno vinto i Sentinels, ma che non avrebbero dovuto vincere, perché hanno fatto veramente un round bruttissimo. Ho capito che vuoi baitarlo, ma non è, lo puoi baitare jump piccando. Invece che swingare così e morire. Comunque prossimo round arriva questa aggressione da parte dei player dei guard. Qua John AP decide di pushare elbow. Yeah. We've seen those plays before from other players where the underhand throw could catch a lot of players off guard towards that front B. But again, looking at Sentinels, it's been very slow in the beginning of these rounds. Just playing where you're mentioning before, Riv, where they're buying their guns. But look at this push from Net and the off angle being held here by Shroud. But Net wins it. Ok, Net push e si fa la kill su Shroud, verissimo. Shroud non lo sta neanche guardando, vediamo. Ah no, sì, lo sta guardando. Ha solo vinto il fight. Ok. There's a spicy shot. Let's see just how necessary. Allora, ha senso piccare elbow. In guard communication there. Allora. Tens with an operator, still Tens with an operator. He's got it in hand now. It becomes dangerous. Let's see if Sentinels can still keep putting these frags on the... Allora, vi dico io la cosa. Secondo me, la cosa più sensata... Questa è una roba a livelli abbastanza alti, ok? Però se tu hai Keio e Sova qua e fai questo lavoro qui, poi magari anche la Jet potrebbe arrivare in realtà. Mettiamo caso che sono in tre. Io avrei fatto così, io avrei fatto pushare la Jet e il Keio qua, avrei usato il knife e come si chiama? La flash. Il Sova, che cosa avrei fatto spottare a Sova, ragazzi? Visto che ho il Keio Knife che mi spotta questa parte qui, quindi letteralmente questa parte, giusto? E pusho con la Jet e col Keio con la flash. Cosa potrei spottare con il Sova? Io potrei spottare, sì, window. Se io spotto window, spotto questa parte qui, come vedete qua non c'è nessuno, vedete nel questo frame.
L'unica cosa che mi manca è sapere se qualcuno window, ma se metto la spotter so che non c'è nessuno window. Detto questo, io cos'è che posso fare? Posso lasciare letteralmente un player, in questo caso la Jet, qua, all'inizio di elbow, a continuare a jumpiccare e avere deep informazioni praticamente su quello che succede su B. Quindi letteralmente io posso lasciare una persona qua su elbow a prendere queste informazioni deep, mentre gli altri 4 player giocano tra mid e A. Ha senso quello che ho detto? A push from joYnt here and guard get a Vedete invece quello che fanno loro fanno un'aggressione e poi molano e quindi non hanno più informazioni. Yeah. We've seen those plays before from other players where the underhand throw could catch a lot. Invece se facendo questa mossa qui avessero lasciato il player qua il player qua poteva continuare a jiggle piccare o jump piccare e gli altri player potevano, che ne so, focussarsi sul mid. Non è un po' aggressiva? Non si lascia scoperta mid? Non sto capendo. Appena ho detto che fai quella play lì per clearare una parte della mappa e poi vai su mid, puoi lasciare 4 persone tra mid e A. Non so di cosa stai parlando, Dig. Le giocate aggressive comunque le devi fare in alcuni momenti per giocare di proattività, per capire cosa sta succedendo nella mappa, per cercare dei fight. Però una volta che fai la giocata aggressiva, questa roba che hanno fatto loro, giochi aggressivo e poi lasci completamente lo spazio, boh. That front B, but again, looking at Sentinels, it's been very slow in the beginning of these rounds, just playing where you're mentioning before, Riv, where they're buying their guns. But look at this push from Net and the off angle being held here by Shroud. But Net wins it. Woo. There's a spicy shot. Let's see, just up. So far, he looks for a mid push. Aggress a little bit more. Sick would be in somebody's face a little bit faster here, but it does seem like they're relying on the guard telling them a little bit of information before there's movement. This death ball moves once again towards A. Netto vuole farsi un'altra kill, c'ha comunque il TP pronto. We'll see once we get Shazam up here how they drone themselves in. It's actually a great delay. Gun also sticks out too, but unfortunately the headhunter does not connect from Net. So that's an early 4 versus 4, and because of all this utility, you can still try to make it through. Sei a player all'Aki, cavoli. Questo poteva essere un round dedicata. To get a plant down. The Owl drone trying to re-clear that does tag onto a member of Sentinels, forcing him just to hold back towards bricks. As Zelsis is watching back towards that right side pyramid. We still have great positioning to crossfire for Sentinels, and we're also flooding back. Nice flash from joYnt B, but it's still Shazam that gets these kills. And looking at it so far, perché se non è inquadrato, qua penso che vadano a salvare, sì. Va bene, 2-6. 5v4 round and they can't convert it again. They've had so much trouble doing that. Nuovamente hanno un vantaggio di guard, però mi sembra che lo buttano un po' nel cesso, questo vantaggio. Ora sembra che vogliono giocare di nuovo su Tube. Qua forzano auto Valin, che comunque è in eco. Arriva il drone, però c'è Sova Trent subito dietro di loro. E vediamo se lo aspetteranno. Forse non se l'aspettano. Di nuovo gap su elbow. E guardate, non si aspettano di nuovo il flank instant da tunnel. Cioè, incredibile sta roba. Non so come ha fatto a morire Vine, però era su site. Fate giocare i player CT. Nazi fa la kill. Buono su Cave. Buono come stanno giocando qua i legali. Mi piace come fanno retake. Forse qua poteva aspettare ancora un po'. Qua si gioca proattivo pushando l'ultima e ci sta. In realtà non vuole farsi fregare. Vabbè. Peccato perché questo poteva essere un altro round dei legati. I legati giocano molto bene il pre-round, ma poi nelle situazioni di vantaggio così non riescono a concludere bene. Sentinels, you get this guard
It looks like they'll keep this one set back. Infatti adesso stanno dando tube perché si aspettano i push. Sentinels would do side to side, and it seems like they're starting to favor A more, especially when 10s will have the tour de force, which they just see the knee of 10s to start this E ora round. iniziano a giocare molto lenti adesso, i Sentinels ancora più lenti di prima. Guardate come stanno andando, aspettano dai guard un push, qualcosa. Adesso arriva la pressure e la ultimate, doppia ultimate da parte di Fade che io da Tube. All'Aki qua per Tenz. Ecco, se devo dire una cosa di Net, è che Net troppe volte succede, cioè tipo in Europa, se voi vedete Derke per esempio, mi fa un esempio, no? Derke gioca col Chamber, si fa la kill e poi comunque non cerca l'overreaction, l'overreaggression, comunque tippa via. Mentre qua Net non è la prima volta, abbiamo visto anche l'anno prima che aveva fatto la kill con la pistolina. Continua a giocare in un modo troppo aggressivo e non sfrutta questo TP. Cioè non l'ho ancora visto bene sfruttare questo TP. È troppo... Però non poteva tipparsi. Perché non poteva tipparsi? Si tippava dietro container, certo che poteva. O no? Ah no, è vero, non ah, dici qua. Hai ragione, perché era soppresso. Però in realtà mancava... Cioè, oggettivamente... Boh. Boh, oggettivamente qua forse poteva aspettarselo. Aspetta, fatemi vedere com'è la situazione. Perché qua gli arriva l'ultimate, ok? Qua arriva l'ultimate di Keio. Lui fa la kill. Sì, beh, forse qua in questo caso specifico era un po' difficile per lui tipparsi, hai ragione. Cioè, poteva in realtà temporeggiare, devo dire. Qua comunque poteva temporeggiare. Sì, c'era la Kai alta. 3v2. No, Shroud and Shazam. Shroud and Shazam ready to kill everyone. From the guard. The guard plays slow. Here at the end. You saw, like you said, under bridge there were 3 using the drone to spot Shazam. They know now about Shazam and Shroud. Now Shroud and Shazam stand. Oh my god, say a player, incredible player, say a player, the South Korean guy, and again say a player, concluderà. Ciao Somb. Beh, importante questo round a prendere 7-3 perché comunque sarebbe stato un po' pesante poi per i guard continuare a perdere round su round che comunque dovevano essere vinci per loro. Adesso vediamo cosa succede. Tenz sta giocando in mid, probabilmente cercherà di seguire il drone. Dapper si fa la kill su Net che sta facendo qualcosa su... Sta pushando B main a caso, fate vedere. Ok. Dapper starts it off. There's again your initiator getting that first frag away. Sentinels has played the game before. It's things you don't expect, just these dry peaks to come out here. Dapper had used a bit of utility there, but it was to clear space and make sure he could take it alone. We tried something new for the guard in terms of the push from the chamber, which is now on that B site punished by Dapper. We potentially could have seen the first. Guardate come giocano ancora sempre molto slow i Sentinel, nonostante abbiano fatto la kill. E qua Trent hold a questo angolo, si fa la kill. Arrivano questi ultimis per fightare ed sì, qua forse i Sentinels entrare dentro questa smoke di Viper forse non la scelta migliore da parte di Dapper. Ciao Riesci, come stai? 4v3 e di nuovo Trent è un'altra ultimate, va bene. Trent, pretty good success with the Hunter's Fury throughout the match.
And now they've figured out this kind of this strategy by Sentinels, where they go hard, or they'll push, or they'll show one thing and just look for utility. Mancano 10 secondi, penso che salveranno. Really good read to have this on B and Valen drop shrouded. Non vanno neanche salvare. Li vedo molto paranoiati Sentinels, Dovrebbero prendere molto più spazio veloce nella mappa, invece arrivano su site con nulla praticamente. Tutto bene, tutto bene. Vabbè, ottimo che sei qua a guardare il game. Secondo me dovrebbero prendere map control un pochino più velocemente. Zels is on top of that. His experience in version 1 before used to be an IGL at some point, so that's another second voice to help out Shazam into the development. Ok, mettono pressure su mid, fake pressure su mid con Arrow e Dog della Fade. Adesso vanno a aggruppare i Sua in 5 addirittura questa volta, quindi swappano la loro idea di splittare. E qua stanno pushando direttamente da sinistra, guardate qua. Però sai a player qua. Prima kill, seconda kill. Madonna, Trent. Jonah P under attack Dice che at colpa the di staircase. Tense. This trend is down to 18 HP. Beautiful recon guard allowing Jonah P to get that kill. Shroud by Explosive, and that's Trent with a 3K into the round to end the half. 7-5. It started off well for the Sentinels, but now we actually have our game in our hands. It's time to go for a break. Time to go for a break. Sì, ma noi andiamo avanti. No break. E andiamo a vedere adesso il pistol da parte delle guard, come vanno a giocare i Sentinels in loro difesa. I'm so glad guard was able to come back with 5 there. Sentinels were looking strong. Guard battled through the economy. Vanno a forzare out. Demons. What? Perché non l'ha spottato il Dog? Questo è un bel bug, È dall'angolino dell'elbow che non l'ha spottato. Through their own demons. And we have a game on our hands. That's all we wanted to start off this series, to start off the LCQ. Cazzo, perché non l'ha preso il Dog? Era quasi finito? Era perché c'era questo angolo di qui di muro che non l'ha preso? TQ, especially with Sentinels and the guard. And yeah, a very big shot onto Dapper to start. One initiator down. And this is Fannet oggettivamente lo fa da chi? Andrea a tippare, infatti va a tippare. Andrea anche a gruppare proprio con i miei compagni su A, oggettivamente, non c'è bisogno più di loccare. Best team right now in LCQ at being able to achieve this, but the conversion rate is not as good. Arriva il plant, arriva questa utilities competitive un po' troppo late. Trent rimane su site. Sì, rimane su site a quanto pare. Recon in the back. We know one is playing towards bricks. Another flash available for Zelsis. Andrà a flashare. Comes back through. Fully blinded is going to be Trent, and thankfully he was fully blinded. But that Zelsis is still on his own. Connects onto another kill onto net, but we're swinging through as he's reloading, and that's a buono questo pistol da parte dei guard. Big two. Pistol rounds one apiece right now between these two teams. Anche se è stato un po' sculato net lì, non farsi prendere dal Dog oggettivamente. Just a little bit. Spikes down to start this round off. So they're actually maybe considering Sentinels will get a push onto this round here. Extremities are covered, you can see on the left side. Net's getting ready to focus on. Allora, prossimo round anti-eco da parte dei The Guard che vanno a holdare la mappa. Ci sono i player dei Sentinels che stanno pushando. Eco from Sentinels is just to actually shine a little bit of light onto like these players that we think and we talk about having less experience from the guard. We already saw in that preview of this matchup where Valen's talking about, I'm playing against one of my almost idols here in the attack FPS scene, being Shroud. Net is also very young coming into the scene. Hanno preso l'orb, adesso swappano su A. On his viewers. It's just a feeling you have to exude. A me questa lentezza sulla mappa di Breeze veramente non mi piace. Ping, but they know getting drawn out once again to shoot it. So that would kind of tell, especially where the shot was from, kind of tells the deepness of Sentinel's defense at this time. Qua fatevi vedere per prima la jet, va bene. Si fa una kill su Saya Player. Adesso possono andare a plantare tranquillamente. Hanno il controllo di back. I razzi in realtà sarà in cui dovrebbero vincerlo contro un eco. Non è che possono fare molto qua i ragazzi delle guard. Scusate, dei Sentinels. Va bene.
E adesso bonus round per i The Guard. Instead, on the other end, though, big test for Sentinels as they have to play the defense on a triple initiator here, and see if this is going to work out in their favor. So, The Guard che di nuovo, no, scusatemi, adesso vanno a splittare su A, sembrerebbe. So this allows you to feel out the map. You've Qua already Dredd put sarà something pronto on per the dronare plate quando loro of sono Sentinels ready. on defense, so Guard can decide to play around that. It does seem like Trent feels comfortable in halls. It's the second time we've seen him extremity there. Guardate come stanno giocando tutti gruppati. Fondamentali di gioco, stanno muovendo insieme, lo spacing è buono. Lasciano il chamber su mid a lurkare. Yeah, if anything, it was only a late lurk, but here comes that split in. A couple of flashes coming out on defense, but it's still going to be Shroud trying to hold his ground now. Gets Shroud, attenzione, si fa 2 kill importanti. 2v2. A 2 versus 2. Zeus is battling at 35 HP at the staircase of the A site. Spike is now moving in, looking for a plant, and it will be successful now, courtesy of Valen. While Net is rotating all the way back towards cave. The Spike plant, Valen a uno dalla ultimate. Towards the cave with the toxic screen about to come down. Oh no! No. Peeking! No, I didn't like that. I did not like that at all. Out caught in position, out of position rather, as maybe it was a miscommunication. Valen should have called it out potentially here that the wall was coming down. Arrivano le mollies. Net got caught with his pants down. Thankfully, Valen could play the pulse lineup. ADS onto 10s, a 2 versus 1, but it's still going to be Zelsis that answers back. That 13 HP remaining will get the defuse, and that's Sentinels. But an expensive round for them to win. Peccato qua, secondo me lo sbaglio è stato fatto da Net qua, che non aveva senso quello che stava facendo qua Net. Fatti vedere se aveva pure il TP quasi pronto. Aveva il TP quasi pronto, quindi che senso ha swingare qua? Cioè questo è errore madornale. Hai il bomb site pronto down, qua non devi fightare. Hai anche 5 secondi al TP, quindi cioè qua non esiste che si metta a fightare. Non so perché qua si sia messo a fightare. Cosa stai facendo? Aspetta. Oh no! Was coming down. HP and it did not pay off. Yeah. Honestly, that looked like the Guards round with Sentinels having to come in, a wall up as well that they passed through for a bit of damage, and the firefight just continued. So the mid play overall actually stopped there, and then we see now the reason I mentioned that is the difference in how we're seeing these teams already play the map. We see that Guard wants to work mid a bit. It may still explosive on. Adesso la chat si sta dormendo come me, eh? Prima iniziate a spammare un sacco di cavolate, adesso invece tutti a dormire. Allora, i The Guard che pushano di nuovo su A, questa volta lasciano uno split con il chamber che va da mid. Arriva lo spam dentro il wall. He's ready for someone to peek. Quick haunt over the top. So they've cleared everything left extremity. Arriva anche l'ultimate di Viper qua per mettere pressure, ma adesso stanno rotando verso B. Vediamo se aspetterà qua Tenz. Tenz. Il fatto che ci sia qua Tenz è un grosso problema per loro. Guardate quanto tempo sta guadagnando. Drops Shazam. Now in the back of the site. Zelsis with the Vandal. Underhand throw, looking to peek back towards the ladder. And he does spot a few. Now he does have support from Charlotte coming out from McDonald's while Dapper's moving in on tunnels. And they are closing in on the guard. Vabbè, lì non ci pensi, è un po' difficile. Cioè ci potresti pensare, ma non è facilissimo come situazione da pensare. Onto Dapper. Let to go for a pre-fire shot into the corner, but a nice high-low for Sentinels just to stop the bleeding. Both teams B, and you called it. Mi sembra che anche i The Guard siano un po' combussolati a livello di quello che devono fare in attacco, ha fatto il fake su A per l'ultimate di Viper, però insomma. Stesso lavoro di prima. Pushano da A main, qua Tenz si fa la kill sprint. Che stava dronando, cosa stessi facendo lì? No, non stava dronando. Era in mezzo alla cave e basta.
Valen has lurked his way through the A-halls, a cap. Vedete anche qua, perché non apre la porta per mettere pressure? L'ha fatto. We like that. Back towards the A main. It lurked his way through the A-halls, a cap. Did I say that caught Zelsis off guard? So that's a great way to get the kill, activate the Blade Storm, and make it a 4 versus 4 while we still have the Toxic Screen up and available for the attack of the card. That's 2 activated in this round. You talked about the orb touch with the shop. That was Nets, tour de force up. Now they have 2 priority ultimates. Allora, il gruppo non penso che voglia andare proprio su B. That defense here. They're playing for the retake. They know they're against big ults. There's no reason to try to play the 1v1. Dovrebbero sapere che l'operator non si trova lì. A parte che non ce l'hanno, però che Champions non si trova lì. Adesso qua Zav cercherà di fare delle kill. Buona la flash da parte del KO. Era una flash da parte del... No. Si è autoflashato letteralmente. Di chi è questa flash? Del suo KO questa flash? What the fuck? That is going to be the card, making it a 4 versus 3. Still at least looking to get a plant down for the economy into the next round. Net, though, answers back onto Shazam. It's a 3 versus 3 somehow, as Dapper is still stuck in the back of the site, looking to get pushed in, looking to get the wallbang shots, and Dapper is looking for that swing. It's a close-range battle against Valen, who's just around the corner, and as he goes for that swing, it's 2 players looking in that area, forcing out at least a retake from the Nightfall, as Net still stays alive for a bit, but only I Sentinels continuano a leadare, 10-7. Però sicuramente qua dovrebbero sapere che la Viper ultra di nuovi main, quindi penso che andranno a optare per un 4-1. Sì, vanno a usare l'arrow e poi probabilmente il drone close range per forzare la Viper out. E loro si concentrano tutti su market. E infatti funziona. Right out the gate. Easy trade against Shroud and the player advantage also on the attack. Plant coming down for the pulse plant at the default spot once again, where they could play the pulse plant lineups. You currently see Trent moving all the way back. Valen still has his 2 snake bites, and as he actually brings back up that fuel, allows the wall to come back up, and now they retreat back into the A cave. And this is such a strong position. I mean, you still have Net towards mid. You have an alarm bot looking back towards that flank. This is just going to be looking to be one off simple utility. Qua arrivano le mollies. Ma sono messi troppo bene comunque. La molly va giù, adesso arriverà anche l'altra. Arriva l'ultimate di Sova da parte di Net. Scusatemi. Sì, da parte di Net. Da parte di... Chi è che sta ultando qua? Trent, sì. Comunque, come hanno giocato in generale secondo te? Ma devo essere onesto, non mi sembra che questo livello sia paragonabile al livello dei team EMEA, dei Master, for example. Cioè mi sembra molto, cioè non vedo così tanta preparazione come in teoria ci saremmo dovuti aspettare. Cioè sicuramente vedo i The Guard molto più preparati a livello strategico. I Sentinels mi sembrano sempre gli stessi Sentinels di prima, anche perché comunque se vai a prendere un game leader come Zelsis, ok, che comunque ha la sua esperienza a livello di pro team, e poi vai a prendere uno streamer come Shroud, ok, ti farmi cloud, ti farmi visibilità e tutto, però il team, a meno che non hai una persona, un head coach che ti va a impostare il game fatto in un determinato modo, in cui ci sono delle regole fondamentali di gioco e le vai a rispettare, il team comunque andrà a giocare in un determinato modo. I Sentinels comunque sono un team che rimane molto forte individualmente, ma non mi sembra, a giudicare comunque da questa map, ma anche poi prossime mappe non penso che riusciremo a vederle, mi sembrano ancora un team, cioè questo è proprio ancora stile NA 2021, che andava bene al primo Master, che hanno giocato a Reykjavik, ma che non va bene adesso, perché se avete visto, i team, quelli con più successo, sono i team che sono più strutturati e giocano di più sui fondamentali. E anche quelli più difficili da counterstrattare. Non è un caso che in finale ci fossero i Pepper X e i Fanblast Phoenix, mentre team come Fnatic o Guild, che comunque sono di livello molto alto, erano molto più facili da counterstrattare, perché sicuramente non hanno avuto modo di implementare nuovo gameplay, ma giocavano sempre più o meno le stesse cose, che poi a un certo punto erano facili da counterare.
Ma una cosa, se si mette posizione supporta e magari eviti di piccare, quale sarebbe il miglior off-angle per poter farsi la kill su quelli bridge o CT che controllano tubo? Non hai quella visione su... Da dentro qua, dentro tubo, non penso che puoi riuscire a vedere questa parte qui di mappa. Lo puoi fare da qua, guardando attraverso double. Sì, in effetti non è molto emozionante questa partita. Abbastanza noiosa, infatti mi sto annoiando pure io. Qua magari c'è qualcosa di interessante. Qua per esempio quello che vedo è che ci sono i ragazzi dei Sentinel che stanno pushando mid e adesso vanno a fare retake da double. C'hanno questo retake con le utilities. Qua Dapper non ha più l'aereo. Arriva lo spam. Dapper si fa la kill da double. Arriva il drone e farà piccare i suoi compagni. Rip in peperoni. Ah, sì. Non so che stia facendo già una P qua. Tra l'altro questa non è la prima volta che vanno a giocare con questi dati, quindi potrebbero anche aspettarseli. No, perché va a PK? 11-8. E qua arriva il comeback da parte delle guard. Beh, sicuramente l'hype c'è, considerando che gioca Shroud, però insomma, even if you had 5 in the site. And with the triple initiator, it seems to fit way more into their wheelhouse because they can wait a bit longer. They can get into position and they can make sure that even if you have ultimates, it doesn't really matter. Guard are going to call a timeout and figure out how vediamo cosa vanno a cambiare qua le guard. Are taking a lot of damage in those. Vanno a prendere mid. Around 20 here, Vans. Sembrerebbe, sì. Really important here. We actually had a buy coming out from Valen on get the plant so we could pull out the poison orb, or should I say the Viper's Pit. That said, they were able to do that on the splits towards the A side. Guarda, prendere mid mentre Net con l'operator sta holdando B. Interessante. Io avrei fatto giocare Net con l'operator in mid più che altro. Guard have had good success through this doorway. So you can see him touching it again. Qua stanno pushando mid, si fanno anche sentire senza problemi. Sentinels staying very controlled on their angles. Just a little bit of a lean now from the E defense. splittano subito. Dapper's gonna have to come up huge at the pillar. On the B side, dissipates. Could have lined up too, but that's an easy trade back. Viper's Spit is available, but it's stopped by Shazam just by the archers in the back of the B side. Spike is also down, but Shazam sono molto bravi dei guard secondo me a spaziare la mappa, aspettarsi flank da dietro. Qua Shazam si fa la kill ma poi viene tradato da 6 player, 2v2. Round abbastanza importante qua per i The Guard. A nice little two-pronged attack here coming in from the side of the guard. We saw kind of what the cloud burst over a gas wall provides you. Kind of bit him in the butt for a second as that wall's over towards A, but this 2v2 is tight and Sentinels look to put themselves on key point. Bravi. Not gonna kills by Jonah P. One of the kills. Valen. Al prossimo round. They grab it right away to hold Cosa che hanno onto fatto? a site and get this Viper's Pit down. Pressure in mid con knife, arrow, va bene. Okay, gets picked up. Usually we see the guard. Però hanno fatto anche a loro volta l'arrow, quindi secondo me se fai quella pressure in mid devi lasciare comunque la persona sapendo che molto spesso fanno quell'arrow lì. Non è la prima volta che fanno quell'arrow lì, Sentinels, perché sennò se tu fai il knife, arrow qua e fai fake pressure in mid, li fai credere che sei mid, ma se poi loro tirano l'arrow istantaneamente e vedono che non viene distrutta, allora la pressure in mid non c'è. Infatti qua i Sentinels non vanno neanche a cambiare la positioning, anche se sono comunque in eco. Yeah. Sentinels are trying to put things in place. They haven't gotten any pushes though, so the guard have not been read in this strategy. Esatto, circa l'Hipox. Dovremmo ritornare a vedere bene tutto il round, That's però. exactly it. You want to use that toxic screen maybe as a conditioning as a fake because you have a Viper's Pit that's available. Always. So you could still use a lot of utility from your two initiators from the recon dart, probably the reset coming back from Trent. This kill also is going to get the tell that the hits from the site. But it allows you to get in with utility and get the plant down. But Dapper is was looking to get ready to go for a Nightfall, but decides to save it into the later rounds because they are also on a lower buy. So this also allows the guard to get an easier sight inside B. 11-9, cioè 11-10 dovrebbe essere. Tenzi fa 2 kill. Fatemi vedere se 2 kill di Tenzi.
bit of success here going towards middle. Bam. As you said before, Bam. the wall towards A. Woo. We're Bam. gonna hold on that. Yeah, let's hold for a bit. We got the highlight reels coming Ormai da out solo from 10. Zessis contro Zelsis 36 actually makes it a little player. bit more expensive for the guard this round, but he's actually potentially going for this. Off the kill, try to make it expensive for a bit. Ooh. I mean, you will be able to buy into the next round. Win, man, have much more of a negative result if you do go down, right? You can't just buy next round. It's not that kind of game for guard right now. So the ultimates are about Allora, to 10-11. flash here as we get towards the end of our first map. Vediamo come approcciano adesso questo attacco dei guard. Mi sembra di nuovo che vogliono sfruttare. Oh yeah. No, non sono stati su A, ma mi sa che vogliono andare su B adesso, su mid. We never thought this would be in the mix Un po' here. strano quello che but stanno facendo. Guard wants to avoid Haven, the other maps. They're still going to be on full economy. Sì, mi sembra molto che stiano giocando abbastanza offline adesso. Tides have turned in terms of the economy for Sentinels. A crucial round. Arriverà il drone. Nuovo stesso lavoro, net qua. Niente. At map point. But that's a great way to start things. Arriva il drone. EDSing headshot onto net. We're trying to answer back from Arriva la flash di Vampiro per mettere pressure. Zam tries to fight back, but Buona at least got control of the door. That forces out the null command, and Ah, Buona che qua non apre la porta, però va a morire in ultimate. That's already going to be the ult down phase. Going to be a camera for the Zessis. players on the guard trying to get this plant into A. Still, the Viper's Pit available. Null command coming out on the defense, so that's going to delay things just for a bit. And there you go, the pit finally comes out. Trent still has the Owl Drone. Hunter's Fury to come out as well on the retake from Shazam. And it's Zelsa, Shazam, and Tens looking for the retake, but they have to retake with a lurking around on top of that. So this is good positioning, at least for Valiant inside the pit. Now the wall comes down, coming in. Oh, the Non full swing capisco trying to get that shot, lurking around perché ha the fatto Viper's Pit, movimento. leaving Trent on his own. The swing out, and Perché ha fatto questo unfortunately, movimento? as Zelsis comes down towards that ramp. Still 12-10. Using his Map point per i triple initiatives Sentinels. on Prowler. They took a few casualties Qua non that chiamano un were altro on the side timeout. of Dovrebbero avere un altro Game point timeout here di as we guard, no? come into round 23 for Sentinels. It looks like they'll hold off a regular 3-2 defense actually on that side. And a bit of an extremity play coming in from guard. In the beginning of this round, you had so much juggle going on with what kind of buy we're going to have for Sentinels. And now you look at the overlay, they don't have that much utility to work with if you're looking at what's still available. Yeah, True. it's going to be very tough right now. Ora vanno molto lenti. Entrano We're su seeing the guard double trying con to la split back flash. into this A site. What a push Qua coming in. Shroud sta Zelsis ultando. could have their Vedete back questa real roba? quick. Very tough right now. Vedete? Cioè qua giocano tutti a holdare. Per quale motivo ti metti a holdare sta roba? Ok che c'è un'armetta, insomma, non è bellissima. Però, secondo me, proprio per quello comunque non dovresti neanche provare a holdare. Zelsis could have their backs real quick. Qua dovrebbe Guard make giocare le quick work of informazioni e everything basta. that's in A. Is Zelsis too late or is he just in time? Oppure chiede a un suo compagno di fightare con Now lui. down, Spike now planted. Zelsis looking towards the back end of the cave. Tens looking for the high ground. But here's that flash to the door. That spots Tens, but Jonah P still manages to escape. But this still gives him good positioning on the pulse plant now for the guard. And even Sentinels, that's going to ping two right into the wall. Put the timing on that one. Trent allowing to get 2 Hanno kills out cercato of di that. farselo This sto was round di angles, right? Sentinels, ok. Right there, so Vabbè, saranno Guard pieni di have found a soldi. really Fatemi great vedere way i to be soldi, in the fatemi middle vedere of le the fottine. initiator comp to start instead of Ma poi non allowing hanno Sentinels utilizzato the time chi? position. I The Guard? And even then, like, there's not much Shroud could do when Yeah. decide to go for a double op setup. They actually went for a 10. Let's just keep that operator, go for a full buy, and this results now. Eh sì, come hanno detto c'hanno il double operator. Qua i ragazzi di The Guard giocano con 6 player e net con l'operator. Vediamo Put un the po'. wall up. That's right. They did not put the wall up at A this round. So we'll have to see what happens where guard goes, where they decide to use it, if they still fake it late. The push Tens wants first blood. Oh my god, Saya player with the Fatemi So vedere. we'll have to see what happens where guard goes, where they decide to use it, if they still fake it late. The push Tens wants first blood. Madonna, ma come ha fatto? Beh, a parte che... No, beh, in effetti c'aveva un angolo migliore se player perché era più lontano, no ragazzi? Oh my god, Saya Sì. player with the pick. That is Aveva un a angolo huge decisamente first blood for the migliore se guard, player. and that opens up the B side as well. We have another player looking around, 5v4, qua c'è Dap che sta lurcando. for that flank here on elbow. As the poxy screen's about to come down, he's looking for the window flank. Null command coming out here. This would be incredibly impressive.
would be impossible. But very doable if you actually have a huge flank. Oh, the wall comes up on the timing on Non è riuscito a defense. fare la kill. And Dapper's position's now given away with 2 players playing under the 5v3. window. You're going to have to flick hard, but it doesn't work out. He had utility in his hands, and we're looking closer and closer for the 4v3, overtime. 4v2 Shroud with volevo the dire. Marshall, Zels is down, and Shazam with the bulldog, but the res 4v3, comes out, che viene forcing out the Hunter Spirit Zensis, tag ma onto qua Drenzi fa la the kill, double kill with the pronto Hunter con Fury, l'ultimate. leaving only 1 player alive. Arres. That Zels is with that Spectre. Spotted in the front of the B site, and we will be going into overtime. A Saya player gets that last kill. Already just being low here for Sentinels. Bellissimo questo doppio. Bravissimo Trent. Trent sta facendo davvero un'ottima partita. And now, like you said, first round of OT here. Primo round abbiamo ancora Net che gioca su A. Jet e Viper che giocano su B. Hanno lasciato tunnel praticamente. And Sentinels going back to this kind of attack, but now we do have a lurker. Dapper is away from the team. Great observation on that Ah sì, è vero, Dapper non è col main team, sta giocando lurking. And he wins it on that. There's the timing there. Qua lo sa, se player l'ha visto. He's watching it, but Dapper still wins it. Haunt to look up, a push down from Valen. And he wins it on that 4 versus 4. He gets pinged out, but it's still the rest of Sentinels going for that explosive hit now as you have the toxic screen coming up towards A. I wonder how much Guard actually think this is a fake. Sentinels didn't do any of that in the first half when they were playing on their attack. And they are going to do a little bit of that, just scale into A when the wall's up. Take the fights, be behind each other, give somebody a family photo if they decide to peek. And they are there to back each other up. Buone qua le utilities, fanno una kill giorno su Zetsis. 4v3, devono temporeggiare e giocare insieme. Swingate insieme e va tutto bene. Swingate insieme. Buono, buono, bravi, bravi, bravi ragazzi. Così da fightare. They were waiting though for that first one. Let's see what Guard has now for attack. Sentinels onto the defense, setting up their own 2-1-2. And it looks like they will diversify how kind of those were set up. We saw a lot of the times Zelsis with Dapper. Now the initiators have been split. Prowler and a 0 point on elbow. We're putting a lot of information, or trying to gather information on the mid front B. Adesso stanno giocando molto passivi le guard. Towards the A site. But the guard are pulling a trick out of Sentinel's hat. Staying towards spawn, playing it passively, waiting for the next utility to come out to try to find information, maybe try to sell the false information that Sentinels could be getting from their utility and look for the late hit. Vedete come sta giocando informazioni qua. Il buon Tense finalmente. They at least know where Dapper might be lurking and playing, and that's kind of Dapper's style. So they know Dapper may actually just be. Adesso arriva il fake, guardate, aprono il wall, vanno di drone. Fake, ma stanno andando contact B. Però adesso lo sanno. Niente, tippa via. Ah, però non si aspettano Tense lì a Paper. Arriva il knife. Vali. 4v3. No, non piccate. Non piccate ragazzi. Perché piccano? Non è plantata per mid. No, perché continuate a piccare? Brutto sto post plant. Perché continuano a piccare? Non capisco. Niente, Shazam qua non devono continuare a piccare così. Ma allora, dai Sentinels me lo aspetto, ma lì non dovevano piccare dei guard, cioè post plant potevano stare tranquilli. Another split round-ish from Sentinels. We did not see a lot of this again in their first half. They're starting to just hold here. That will be to play this strategy. Adesso i regali continuano a giocare come prima la loro difesa, molto passiva. Saya player qua va a morire. Saya player is trying to do the same thing as Tens did on the B site. Ah, qua è stato molto sfigato. Anche se dropparsi così, boh. Qua ha sentito?
That's going to be a big audio cue. Dapper staying on the top of mid. Right back as Net is looking for from the top of Ness. Bravissimi. That's a Bravissimi great che vanno a pick. pinciare il player in mid. Adesso sapranno che c'è anche Tenz, probabilmente. Connects onto that kill, and we know the 2v3. Sentinels moving towards tunnel. Shroud is playing the pulse plant. Shroudy That's lineups. one of the things we like to see, yeah. I mean, Arriveranno- Shroud, we talked about it before. Speriamo. One of those players that's coming in. As we do have the shots Wait, landing on a 1 versus 1, and it is halfway. We're forcing out the ping. The wall bang coming out from Shroud. Bravo. Does get Bravo, the kill, Shroud. and who better than Shroud to win that round? That's cool here, Riv. We talked about Shroud being one of the latest additions, of course, with Zelsis into this roster, and we wanted to know into this role quite well. Lineups if he was going to be able to play Viper, because even as a joke he said, or even as in his interview he said, oh, there's potential where I won't play a Viper and maybe let Dapper play it, but 14-13 map point per i Sentinels. Nice Che call. probabilmente qua vanno a vincere. Sappiamo bene che vincono Thinks questo he round. got it. Nice clutch, nice play. Sentinels pull the lead back in their favor here on their pick of Breeze. Elbow play gonna come in. Qua sta pushando. C'è inside of Zezzi che guard. sta full Spike is still down pushando towards da Cave. AK. Buono questo push che poi ne fuori Yeah, Zed informazione. shot. So if they actually decide to go towards A, they can still do that. Wall hasn't been used. As per usual, they would fire it towards A pyramids. So they still have a chance to go either way. at least the spike is on the back of Valen, right? So if Trent dies, then yeah, okay, we have a player. Vediamo se c'è Trent che se lo aspetta però il push qua di Zezis. Qua non possono swingare così, contro l'operator di Tenz. Proprio zero. Non ha proprio senso sta roba. Let them in. Maybe that's going to be the play here for Sentinels, because you just want Zelsis to play the pulse plan and just catch some players off guard, especially after that owl drone. That's the easy kill. One player down. Knife towards the front door. Actually, he missed it. He threw the knife onto the body of Trent. I love it. Well, he was making sure nobody else was to his left. So he hadn't cleared it. Shroud si killa tutti, fatemi vedere. Actually, he missed it. He threw the knife onto the body of Trent. I love it. Proprio il modo migliore per concludere la mappa. Prima kill e poi spray il transfer di loro. Oh my god, Shroudy comes out with a 3K! The flawless to end the round. Bravi. You gotta be kidding me. Oh my word, I can't even tell the Allora, amount of facendo un riassunto di quello che abbiamo visto, perché non penso che andremo a vedere un'altra mappa. Tra l'altro tra poco è iniziata anche la finale del VRL, che vorrei andare a vedere tra Footballist e Vitality. Però per fare un riassunto, ragazzi, oggettivamente non sono stato colpito, giudicando questa prima mappa soltanto, però non sono stato colpito molto positivamente da come hanno giocato entrambi i team. Soprattutto i Sentinels mi aspettavo molto di più. Però il fatto che comunque non hanno cambiato coach, ok, hanno aggiunto Analisi, ma no, da quello che ho visto oggettivamente è un po', cioè io ho visto anche un po' le altre mappe, è molto simile. Comunque il livello, devo dire, a vedere queste cose qui e poi dopodomani andrò a iniziare a vedere Lascian Squali e fare Mea, secondo me il livello è completamente diverso, ma proprio completamente. Poi di nuovo, ripeto, gli NA sparano molto molto bene, però il discorso è che mancano tantissimo di alcuni fondamentali, non li utilizzano neanche, vedono probabilmente il gioco in maniera molto diversa secondo me da Demea. Gli unici che lo vedono a quel livello lì secondo me sono stati gli Optic alla fine, e non è un caso che abbiano vinto il Master di Reykjavik e comunque siano arrivati verso le finali a Copenaghen. Comunque, piccoli boys, fatemi vedere un secondo. Comunque, piccoli boys, io adesso mi sa che vado un po' a staccare, a chillare, più che altro perché io qua sto morendo di caldo, quindi non riesco a fare più di questo oggettivamente in questo momento. Però vi ricordo che vabbè, adesso ci saranno le finali, proprio adesso sono già partite in ventina di minuti, finale tra Vitality e Footballist sul canale di Valorant, che vi invito ad andare a vedere. Ma poi vi ricordo anche che da domenica anche qua su Agents Range verranno streamati, castati in italiano, e lasciano squalificare dell'Europa, delle MEA. E sarà molto interessante perché andremo a vedere anche il mio ex team, gli OG London United, giocare e vedremo un po' come andranno a sfidarsi. Penso proprio domenica dalle 4 contro i G2. Quindi insomma una roba molto interessante. Per rivedere questa live
ci sono le VOD qua, Santowet. Puoi vedere tutte le live della scuola di Valorant con me qua su Agenzia senza... Il VOD non si salva? Se non si salva vuol dire che è buggato, vuol dire farò sapere a chi di dovere di rimetterlo up. Ma comunque secondo me entro domani te lo rivedi tutto. Sarà up tutti i VOD che mancano. Comunque in teoria dovrebbe essere salvato. Se non è salvato semplicemente perché c'è un bug, comunque devono farlo loro manualmente. Va bene? Detto questo ragazzi, io... Vabbè, non faccio neanche lo swap di quella scena. Io vi ringrazio per essere stati così numerosi a quest'ora di pomeriggio con questo caldo. E niente, vi saluto. E ci vediamo alla prossima, penso settimana prossima. E probabilmente andremo a vedere una partita degli OG London United. Voglio portarla qua in live, una bella analisi. Va bene? Bella boys, grazie mille per essere rimasti qui. E alla prossima. Ciao ciao.